Il prossimo obiettivo dell'attacco informatico? I dispositivi medici. I nemici degli Stati Uniti che cercano di abbattere il paese con un attacco informatico potrebbero presto prendere di mira il settore sanitario. Nuovi rapporti avvertono che, a seguito di un'ondata di attacchi informatici localizzati contro strutture sanitarie, i funzionari federali e i sistemi sanitari temono che il prossimo obiettivo degli attacchi informatici saranno i dispositivi medici, compresi quelli nelle stanze degli ospedali, nella diagnostica per immagini e persino all'interno delle case dei pazienti. Gli hacker hanno preso di mira soprattutto i sistemi sanitari per le loro preziose raccolte di dati sui pazienti e in alcuni casi hanno temporaneamente messo i sistemi offline, interrompendo l'assistenza ai pazienti, ha riferito Axios sulla questione. Ma ci sono anche una serie di dispositivi medici, come risonanze magnetiche, ventilatori e pacemaker, che rappresentano potenziali bersagli, in particolare quando si tratta di dispositivi obsoleti con software obsoleto. Sebbene la minaccia di attacchi informatici ai dispositivi medici sia ancora in gran parte teorica, esperti come Toby Gawker, dirigente della società di privacy e sicurezza First Health Advisory, ritengono che sia solo questione di tempo prima che gli hacker trovino un modo per violarli virtualmente. È un vero tallone d'Achille, è un punto cieco per i sistemi sanitari, avrebbe affermato Gawker. Cosa fa più soldi di un ospedale rispetto a qualsiasi altra cosa? Se abbatti una risonanza magnetica puoi mettere in ginocchio molti sistemi sanitari. L'autorità di vigilanza del governo chiede alla FDA di espandere la sicurezza informatica dei dispositivi medici. L'Ufficio per la responsabilità governativa degli Stati Uniti chiede alla Food and Drug Administration statunitense, che supervisiona i dispositivi medici, di collaborare più strettamente con la Cyber Security and Infrastructure Security Agency per coordinare la sicurezza informatica e i dispositivi medici prima di un potenziale attacco. Entrambe le agenzie hanno risposto positivamente all'appello dell'Ufficio per la responsabilità governativa, affermando che anche loro ritengono che sia necessario fare di più per proteggere i dispositivi medici dai tentativi di hacking. L'Ufficio per la responsabilità governativa ha prodotto un rapporto in cui afferma che le vulnerabilità inerenti ai dispositivi medici rappresentano ancora rischi per le reti ospedaliere e per i pazienti. A partire dallo scorso marzo una nuova legge impone a tutti i produttori di dispositivi medici di presentare piani su come affrontare eventuali vulnerabilità della sicurezza informatica inerenti ai loro prodotti. È importante notare che tale legge non influisce sui dispositivi connessi già presenti sul mercato. Tutto, dal tuo letto d'ospedale alla pompa per infusione accanto al letto, al monitor accanto al letto che misura e monitora i tuoi parametri vitali, sono tutti collegati insieme, ha affermato Chelsea Arnone, direttore degli affari federali per il College of Healthcare Information, dirigente di gestione. Tutto è online, quindi sono tutti apparentemente hackerabili. Poiché molti dispositivi medici incorporano software standard che, come tutti gli altri software, sono vulnerabili a minacce come virus e worm, è importante che i produttori di dispositivi medici prestino attenzione a questa minaccia fin dall'inizio per evitare potenziali problemi di pirateria informatica in seguito. Fino a quando la nuova legge non ha preso forma ed è stata promulgata, la maggior parte dei produttori di dispositivi medici ha offerto poco o nessun supporto alla fornitura di patch o altre soluzioni di sicurezza informatica ai propri clienti, in particolare per i dispositivi medici più vecchi che non detengono più lo status di blockbuster. Per l'industria dei dispositivi medici, così come per l'industria farmaceutica, la parola d'ordine è il profitto. E fornire un supporto software costante per i prodotti più vecchi significa minori profitti. Da qui la necessità di una legislazione che costringa queste aziende a fare la cosa giusta. Un recente incidente che illustra il problema si è verificato in Russia dopo che un hacker ha trovato una backdoor, porta sul retro, nel dispositivo medico di un ospedale. L'ospedale non è stato in grado di mettere offline il prodotto per isolare il problema e quando i suoi dipendenti hanno contattato l'azienda per ricevere assistenza è stato detto loro che non esisteva alcuna soluzione. È solo vecchia storia, ha detto Argone riguardo all'incidente. Se chiami qualcuno al telefono e aspetti e cerchi di trovare la persona giusta che possa aiutarti, è come il peggior tipo di assistenza clienti. Altre nuove news su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu e su Canal 104 Plus, Telegram.